Hey guys, welcome to my channel. My name is Julia Victoria, and today we have a special guest here, Stefano. Ciao. Today we're doing something completely different, as you can see. So we're obviously in Italy, like I mentioned, and this is the person I wanted to bring on, who basically has this incredible Christian space in Italy. It's like 30 minutes from Rome, more or less. And he has left everything 15 years ago to follow God. So he had like a corporate job. He was working in BMW, giusto? Mhm. He was working in BMW, left everything to follow God, and he didn't have that provision to do it all together. So it's like he had to follow so many steps and just follow God's voice in the process. And I really wanted to interview him today because I wanted to personally understand what his internal process was to be able to take those steps to follow God's voice. So we're going to get into the interview today, guys, about what he's doing, his process, all the questions we have for him, and let's get into it. Also, guys, one thing, we're going to do this interview in Italian because Steven here is Italian. So please turn on your, dub this, whatever you need to do. Turn on your subtitles because it's in Italian, okay? La prima cosa di cui voglio parlare è qual è stata la cosa che ti ha portato a prendere questa decisione? Cioè tu hai avuto sempre un rapporto con Cristo, hai avuto sempre un rapporto stretto e che cos'è che hai sentito in quel momento quando tu hai lasciato tutto e hai detto ok, voglio lasciare tutto per seguire Cristo e per fare quello che Lui mi ha chiamato a fare? Vengo da una famiglia cristiana, cristiano-cattolica. A volte, spesso quando sei piccolo non capisci tante cose e segui le cose perché ti vengono dette. Io li chiamo i cristiani accademici, quelli che fanno le cose semplicemente perché qualcuno li ha indirizzati, a volte neanche comprendendo bene quello che si fa o quello che si dice. Io non ho fatto eccezioni, Mhm. io sono stato uno di quelli. Tendenzialmente un ragazzo sempre buono, sempre generoso, quello che si poteva, insomma, ma veramente non avevo mai compreso fino in fondo cose che poi con il tempo ovviamente sono diventate più chiare. Quindi ho avuto una formazione cristiana, però ho fatto la mia vita normalissima, come tanti. Ho studiato, ho fatto un liceo, poi ho fatto l'università. Ok. Dopo l'università ho iniziato un percorso lavorativo sì nel settore automobilistico, quindi come consulenza economico-gestionale, gestivo dei progetti per conto di case auto in Italia e in parte anche in Europa. E poi ovviamente a fianco a un percorso professionale c'è il percorso umano, il percorso della persona, no? Io sono stato sempre una persona che ama e amava guardarsi intorno, non mi sono mai piaciute le differenze, le persone che potevano avere delle cose e io ero una persona che poteva avere tanto perché fortunatamente sul lavoro ho avuto tante possibilità, un Mhm. lavoro ben pagato, un lavoro che mi consentiva molti spostamenti, ben circondato da tante persone in Quindi non ti gamba. mancava niente. No, 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 no. È il concetto, è la differenza fra piacere e interesse. Ok. Mi piaceva molto. Ma io dico sempre che poi i conti bisogna farli alla fine della giornata quando tu vai a letto quei 5 minuti prima di addormentarti. Quelli sono i momenti in cui tu puoi e fondamentalmente devi essere onesto con te stesso. E anche le più belle vite o le vite piene di tante cose, Mhm. spesso, come per esempio nel mio caso, nascondevano un'insoddisfazione. Il punto non è se quella vita è bella o brutta, è giusta o sbagliata, è se era la mia chiamata o no. Esatto. Ogni persona viene a questo mondo per un suo preciso scopo, Mhm. che se non giudichiamo è bello sempre, che può essere quello di fare un lavoro come quello che facevo prima, può essere quello che faccio adesso, cioè aiutare le persone. Se uno non giudica, l'importante è fare con amore esattamente ciò che sei venuto a fare. Spesso, come mi è successo a me, la società ti indirizza in molti aspetti della vita senza che tu possa opporti Mhm. dalla scuola che fai, dalle amicizie che frequenti, dagli stessi genitori che hai. Quindi a volte ti trovi all'interno di un circuito che accetti
Mhm. te lo fai piacere, a volte ti piace anche, ma pochi hanno prima di tutto il coraggio di farsi la domanda, sono felice? E poi il coraggio di sentire la risposta, Esatto, che è è la cosa quella. più, che è la cosa più È quella. problematica, perché la risposta poi se tu la senti non puoi fare finta di niente. Ecco, io se ho avuto un merito, forse l'unico che ho avuto, in tutto poi quello che ho fatto in questi ultimi 15-20 anni, è stato semplicemente quello che per natura io mi faccio tante domande Mhm. e quindi ascolto tante risposte. E quando ho deciso a un certo punto, quando avevo 37 anni, che quella strada non era la mia, semplicemente non sentivo la pienezza di cui sentivo parlare ogni volta che per esempio andavo in chiesa. Mhm. E si diceva che la volontà di Dio, la grazia di Dio ti riempie con la gioia, no? E io non sentivo quella gioia, sentivo sì il piacere di fare tante cose belle, ma non sentivo quella pienezza. E quindi dicevo, ma ci deve essere qualcosa di questo genere? Oppure non c'è, stiamo tutti facendo un gran casino. Mhm. E lì ho avuto la possibilità da un certo punto di vista, perché non ero sposato, non avevo degli impegni personali importanti, per cui potevo fare delle scelte. E forse il coraggio di dire, ok, mm, voglio vedermela. Mhm. Cioè questo Dio che io conosco in maniera probabilmente accademica, io voglio conoscerlo, voglio capire se questa storia della provvidenza ha un senso, E se è vera che lui voglio provvede. capire se effettivamente se tu lo ascolti impari a conoscerlo, impari veramente ad ascoltarlo di più, impari qualcosa che ti porta certo su una strada che non conosci, che ti Mhm. può fare anche paura, ma che ha senso. Molti mi hanno detto, ah, ma tu hai avuto tanto coraggio quando hai lasciato il lavoro, perché sai, a 37 anni lasciare un lavoro più che soddisfacente Mhm. è qualcosa che molti hanno definito da folli. Sì, nessuno lo farebbe. Io per primo, Lo cioè so. io per primo quando l'ho lasciato c'è una parte di me che diceva, Ste, tu non ci stai. Mhm. Ma ce n'era un'altra più forte che sapeva che stava seguendo qualcosa. E mi hanno detto quanto coraggio ci hai avuto per fare quello che hai fatto. Io ho detto no, non è stata una questione di coraggio. È stato il fatto che quando con la tua prima domanda, sincera domanda in cui chiedi fatti conoscere, qualcuno lassù ti prende in parola Mhm. e con il tempo quel fiammifero che tu hai acceso in salotto ha sviluppato l'incendio, tu ti trovi sul cornicione di casa che ti devi buttare, non hai scelta. Io Mhm. infatti sono arrivato a quel punto che non avevo scelta, avevo talmente maturato la consapevolezza che era tempo di cambiare, che per quanto avessi paura, io dovevo buttarmi. E così ho fatto. Ok, Quindi più che coraggio è stato il coraggio è stato ad accendere il fiammifero, ok. Che è venuto da una profonda insoddisfazione che tu che è sentivi nella tua vita. semplicemente dal guardare la vita. Ok. Io credo che tutti adesso non so chi ci ascolta, ma in generale siamo tutti sulla stessa barca, no? Mhm. Tutti, se ci guardiamo intorno, capiamo in che situazione viviamo, in che contesto stiamo vivendo e di quanto sia assolutamente infelice per molti di noi, quasi tutti azzarderei, però diciamo per molti. Non ci vuole tutta questa scienza No. per vederlo e per capirlo. Il punto è decidere di farsi aiutare, Ehm, cioè decidere di trovare una strada alternativa. Ora non siamo aiutati a questo mondo a trovare strade alternative, anche da un punto di vista spirituale, quindi religioso. Io per primo mi sono scontrato con un'educazione cristiano-cattolica in cui ho potuto constatare semplicemente come il messaggio di Gesù nei secoli spesso non è arrivato pulito e questo ha no. condizionato me, condiziona tanta gente a fidarsi di qualcosa che non si conosce Mhm. oppure si conosce male. Quindi la mia scommessa vera è stata non solo fammi vedere che esisti, ma fammi vedere che sei tanto o meglio di quello che ho conosciuto, Wow. Wow. capito? Ok. Questa è stata la cosa che mi ha spinto.
non avevo minimamente idea di Di dove quello che sarei ti finito. aspettavo. No, infatti, perché poi quando fai il passo c'è tutta una serie di Non avevo conseguenze. idea. E come mi viene in mente Abramo da un certo punto di vista, mi vengono in mente gli ebrei quando sono andati via dall'Egitto. Gli israeliti. Cioè ci sono dei punti in cui se tu ascolti c'è un qualcosa che evidentemente può attirarti, Mhm. che non conosci, sì, noi lo chiamiamo Dio, ma noi conosciamo molto poco di Dio fondamentalmente. Sappiamo solo che è più forte e ti tira, perché in quel momento ti alletta e ti chiama in un certo modo. Ma come disse ad Abramo, vai dove io ti indicherò, non vai lì, vai dove io ti Sì, indicherò. manco te lo dice, cioè Quindi ti fai fa il muovere, passo. esatto. Sì, E gli ebrei hanno fatto la stessa cosa. Vai verso la terra promessa, sì, dove devo passare? Per il deserto. Sì, esatto. e poi che si muoiono di fame, che non sanno più come 40 anni sono stati. Quindi a quel punto i percorsi con Dio richiedono sempre il lasciare andare qualcosa di certo, che può Mhm. essere anche doloroso. Sì, Tu puoi anche vivere una vita fatta di stenti, fatta di problemi, fatta di sofferenze, ma è tua, la conosci, ti definisce. Lasciarla, fidarti di qualcosa e poi anche sentire che può andare meglio e puoi essere più felice, comunque è un cambiamento che per natura noi tendiamo a non sì, fare. resisti alla carne perché alla fine gli umani vogliono sapere, noi vogliamo sapere Vogliamo tutto. certezze, vogliamo garanzie. Esatto. E infatti gli ebrei che hanno chiesto in quel momento, era meglio l'Egitto. Sì, sì, perché comunque era una certezza. Mosè, riportaci in Egitto. Sì. E spesso anche nel percorso personale, perché Dio non vuole altro che la nostra liberazione, la nostra guarigione. Noi viviamo uno stato di malattia o comunque sia di peccato, vogliamo Mhm. chiamarlo così, di peccato, malattia, da cui lui ci vuole liberare. Questo processo Richiede il deserto. esatto, che poi si trasforma per ognuno di noi nel proprio percorso di vita, differente per ognuno di noi, Mhm. ti porta a un punto in cui l'identità precedente, quella del peccato, cominci a non riconoscerla più Mhm. e dici, oddio, ero attratto da quello, mo non sono attratto più, chi sono? E Chi non sei sono? ancora diventato Eh. da terra promessa. Io sono esattamente in quel E io sto processo. esattamente anche. E questo è il punto. Esatto. Cioè, la cosa Esatto. che mi piacerebbe condividere con voi Mhm. tutti e con te è questa, cioè scegliere Dio non significa essere più bravi degli altri, più capaci degli altri e più privilegiati Sì, da parte di esatto. Dio degli altri. Si tratta semplicemente di capire che dobbiamo essere guariti, Mhm. identificarci con persone che sanno di aver bisogno di aiuto. Mhm. A quel punto ti apri a un percorso che Dio determina in cui con fiducia non ne conosci i tempi. Quindi ti deve, come se devi andare alla Plasma, festa, no? sì. Ti deve scartavetrare proprio tutto ciò che tu pensavi fosse la tua identità, anche buona, Mhm. tante cose buone, ma non ottime. Quindi tante cose buone, tante cose che ti definivano, il buon lavoro, la buona famiglia, il cane, il Sì, gatto, sì, lo stipendio a fine mese, per dirne alcune, e lui te le deve smontare, non perché sono sbagliate, magari perché non sono per te. O esatto. magari sono anche sbagliate, ma tu non lo sai perché ci hai basato tutta la tua vita e la vita delle persone che ti hanno preceduto basata su quel sistema. Un cambio di sistema richiede una fiducia perché ti fa ritrovare nudo a un certo punto. Mhm. E in questi poi successivi 15 anni io non avevo idea. Mi sentivo sinceramente quello bravo che aveva fatto una scelta figa. Sì. Perché pensi che sei buono perché o bravo perché in quel momento stai seguendo qualcosa di oggettivamente bello, di oggettivamente utile, Però perché tu non sapevi, cioè, che cosa ti sarebbe successo dopo quella decisione. adesso siamo nella settimana santa. Mhm. Noi non possiamo, e io questo lo sto capendo negli anni, scindere Gesù dal concetto della croce. Esatto. Non possiamo pensare di seguire veramente Gesù se non solo se non capiamo che dobbiamo passare dalla croce, ma se non amiamo quella croce. Non ci può essere una resurrezione o una festa finale se non sono Se non del c'è una tutto croce. lavato, ma se devo lavarmi a volte
devo essere scartavetrato in maniera così profonda Mhm. di cose che tu neanche sai di avere, di ferite. Io ho delle ferite da quando sono piccolo, che ti condizionano nel non amore o nell'abuso o nella Mhm. compiacenza o in tantissime cose che non ti permettono di Esatto. vivere secondo Dio o comunque di vivere nel pieno della tua felicità. Quindi pensare di affrontare un percorso del genere, come l'ho pensato io all'inizio, ah, sto facendo una cosa buona, quindi sono bravo, Mhm. sbagliato. È sbagliato anche perché sai che c'è che Dio non ti dirà mai tutto come non l'ha fatto con Davide, come non l'ha fatto con Mosè, non l'ha fatto con nessuno, perché poi sa che tu con quella mentalità di quando dici sì, non hai poi tutto chiaro di quello che tu devi No, passare e quindi sarebbe così pesante che tu probabilmente diresti di no. no, no, ma nel bene o nel male. Mhm. Cioè, nel male tu non sai attraverso che croci devi passare per poterti spogliare di tanti vizi e di Esatto. tante mentalità che devi abbandonare. Non lo sai. Ma contemporaneamente tu non sai a che gloria di Dio partecipi. Mhm. Perché io non sapevo al tempo di quanto bene avrei potuto e di fatto ho fatto effettivamente a tante persone semplicemente dicendo sì a tutto Esatto. questo. Perché il punto è che non l'ho fatto io perché ero bravo. Questa è una cosa che bisogna sfatare perché sennò cadiamo in una trappola enorme. Fare del bene o seguire Dio in qualsiasi percorso poi uno per qualcuno si apre, per Mhm. me è stato quello di aprire un'associazione, di aiutare tanta gente che viveva per la strada, adesso di avere un posto dove accolgo persone per una ricerca spirituale, come anche per un sostegno morale, quanto a volte anche fisico. Mhm. Per me è stato questo, ma questo ha significato per me essere Una spogliato, croce assurda. spogliato di tantissime cose di cui non avevo misura all'inizio, perché ne ero molto attaccato. Grazie a Dio alcune sono andate via abbastanza facili, per esempio non sono mai stato tanto attaccato al denaro, Mhm. quindi mi è risultato più facile Lasciare il tuo lavoro, le tra macchine l'altro belle. non lavorare più per 15 Certo. anni, vivere con molto meno, essere anche aiutato dalla provvidenza nella stessa misura in cui vengono Mhm. aiutate le persone che accolgo. Cioè, da questo punto di vista, per il denaro, per esempio, io ho avuto più facilità, per alcuni può essere, Sì, è per tipo la altri, cosa decisiva, i per altri soldi. è. Ma se penso per esempio al fatto di avere una famiglia, al fatto di avere un rapporto con le donne di un certo Mhm. tipo, il fatto di potermi permettere la mia libertà, che non c'è niente di più importante, avere la Mhm. libertà di fare quello che vuoi. Ma quando segui Dio è come se ti sposi con Dio. Cioè è Esatto. come se tu stai dando la tua vita per qualcosa. Quando tu dai la vita per qualcosa, che sia un animale domestico, che sia un amante, nel senso un Mhm. marito o una moglie, che sia Dio, o sia un valore, o che sia una causa che tu segui, quella cosa chiede tutto il tuo amore e tutta la tua attenzione. Esatto, e aspetta perché voglio dare a loro un po' di contesto, perché Stefano, cioè, ha creato la sua associazione e poi dopo ha comprato questo casale, quindi ha questo spazio, dove lui da anni accoglie le persone che hanno bisogno di aiuto, gli parla di Dio e li aiuta sotto tutti i punti di vista, quindi cioè, vengono qui, dormono qui, lui li assiste, quindi ovviamente la sua libertà è stata molto limitata avendo tutte queste persone che praticamente vivono dentro casa con lui, quindi ecco, questo è importante. Poi voglio tornare un attimo sul punto della croce, perché noi sul canale parliamo molto di protestanti, cattolici e ortodossi, e questo è un punto molto importante perché io quando mi sono avvicinata a Cristo, molte persone mi hanno detto sì, vieni a Cristo, poi tu applichi queste cose e poi una volta che hai fatto il tuo processo, cioè Dio ti darà questo, ti darà quello, perché molte volte Cristo viene visto quasi come un genio della lampada e viene venduto così alle persone e quindi poi le persone si avvicinano a Cristo, fanno un processo e vedono che poi però cioè, ci sono diverse croci attraverso la quale devono passare e poi si allontanano da Cristo perché pensano, vedi, Gesù mi aveva detto che avrebbe fatto questo perché hanno messo i versetti fuori contesto e poi dopo però cioè, ci sono diverse croci che devi passare, non è detto che diventi milionario, non è detto che Dio ti darà la casa dei tuoi sogni, tutte queste cose, no? Quindi è molto importante capire che in tutto questo c'è Dio anche a te ti ha riempito, ti ha dato tantissime cose, ma non è magari stato quello che tu
no, avresti pensato. La cosa che mm, devo essere, ma voglio essere sincero, Mhm. seguire Gesù non è facile. No, esatto, Non è esatto. facile. È molto più facile negare Gesù Mhm. che seguirlo. Perché il vero cristiano, al di là dei concetti religiosi, protestanti, ortodossi, chi veramente vuole seguire Cristo, deve prendere la sua croce e seguirlo. Prendere la Esatto. sua croce significa accettare che non determini tu le condizioni di questo rapporto E i tempi. e i tempi di questo rapporto. Tu sei semplicemente un qualcuno che ha deciso in quel momento di contribuire ad una causa Mhm. e di conseguenza di seguire un modello che se avesse potuto Gesù 2000 anni fa avrebbe magari scelto una vita un attimino un po' più da meditazione oppure Certo. o magari meno dolorosa. Mhm. Se ha scelto quella strada è perché quel modello è per tutti noi. Significa non che, come dicono tanti, ma allora essere cristiano significa che devi soffrire. No, dobbiamo intenderci. Se noi aspiriamo alla cosiddetta salvezza, cioè Mhm. significa che l'obiettivo è nel mondo spirituale è quello di salvarci da qualcosa, è come se dire io vado in palestra, l'obiettivo è essere bello quest'estate e poi però io non voglio faticare troppo, massimo un'oretta, poi se vengo agli allenamenti con la Nutella è meglio perché non ci rinuncio. Se l'obiettivo è la salvezza, significa che tu devi passare delle cose. Esatto. Significa che il tuo ego, anche l'ego spirituale, deve morire. Mhm. Ci vuole del tempo, perché siamo attaccati a tante cose. Quindi questo processo è un processo assolutamente naturale. La grandezza di Dio qual è? È che sa chiamarti con molta seduzione all'inizio, Eh. poi ti sa dare le consolazioni al momento giusto, Mhm. poi ti sa mettere le persone vicino al momento giusto. Io in questi 15 anni ho avuto tanti momenti di solitudine, perché lui stesso ha avuto momenti di Di solitudine. solitudine, Ho avuto esatto. tanti momenti di tradimenti, Mm. momenti in cui e persone che mi hanno tradito, hanno rubato i miei soldi, hanno rubato il mio tempo, hanno fatto cose brutte, tanti piccoli Giuda, Mhm. Sì, diciamo, sì, sì, sì. ma contemporaneamente ho avuto una provvidenza che potrei scrivere un libro su quello che ho Eh. visto in persone, in soldi, in occasioni, in coincidenze, eh, che è indescrivibile. Oltre, ed è quella la cosa fondamentale secondo me, perché a volte ti ritrovi anche a fare delle cose molto più grandi di te, come questo progetto, che è stato molto più grande di quello che io potessi umanamente sostenere o Mhm. pensare, poi ti ritrovi anche delle situazioni in cui dici, cavolo, sta andando veramente oltre me, cioè vedi effettivamente che c'è qualcun altro Sta che guidando, è sta guidando quello. e ti dà quella cosa che secondo me guida o è importante in ogni percorso di questo tipo. E me lo ricordo fin dal primo momento. Una leggera ma identificabile e profonda Mhm. gioia interiore. Che Nel fare quei passi, cioè nel non nel fidarti. fare sempre, Ok. cioè qualunque cosa io facevo, o sto facendo, tuttora, ho avuto dei momenti anche di assoluta crisi, umanamente parlando, di Mhm. assoluto buio, ce l'ho avuti, ma ho sempre avuto nel mio profondo, a volte un po' più flebile, a volte però più potente, un indicatore che mi diceva, vai. Vai. La cosa più sorprendente che ho avuto in questi 15 anni, a parte sì la constatazione di quanta provvidenza e di quanto senso ci abbia uno schema alternativo a quello a cui siamo abituati, Mhm. e quindi di quanto senso ci abbia Abramo, gli Certo. ebrei che vanno via verso la terra, quanto senso ci abbia questo, è importante che mi piacerebbe insomma che le persone si fidassero Di Dio. di Dio. E che prendessero forse quel primo passo, perché poi secondo me, allora io per esempio sentivo come te un'insoddisfazione nella mia vita e io comunque vengo
da una famiglia che sta bene, ho fatto un sacco di viaggi, ho girato il mondo, però allo stesso tempo anch'io sentivo la tua stessa insoddisfazione con le persone che mi circondavano, con la vita che mi aspettava, no, se facevo determinati passi. Però per me non è per niente stato facile e voglio spiegare anche a loro un attimo quale può essere il tuo processo interiore quando tu decidi di fare quel passetto, perché un conto è adesso che tu hai creato tutto questo, ma un conto è il giorno che tu hai deciso di prendere questa decisione, innanzitutto, cioè, che cosa ti stava Quando venendo in mente io quel mi ricordo giorno? quel giorno quando ho deciso di licenziarmi, Eh, io lavoravo per la BMW, ok. quindi BMW, ma comunque intendo un'azienda importante, quindi in un contesto importante, e io mi ricordo che prima di andare dal mio responsabile per licenziarmi, io sono stato 40 minuti in bagno Eh, a dare le capocciate allo specchio, metaforicamente, perché tremavo, perché c'era una parte di me assolutamente umana, razionale, che aveva paura. consapevole di quello che stavo facendo Mhm. e quindi mi diceva è assurdo, tu non puoi a 37 anni lasciare tutto perché senti una vocina dentro di te oppure Sì. senti amore per qualcos'altro, non lo puoi fare. E questa cosa mi ha messo parecchio in crisi. Ehm, Qual era quella frase che quando sei venuta qui un paio di mesi fa, mi Mhm. ricordo che abbiamo visto insieme la casa di Davide, no? Ah, sì, 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 Qual era ok. quella frase che diceva appunto Davide? Dov'è Dio? Dio Ma è Dio è quando con vai lì noi. e affronti le tue paure. Esatto, non quando Non... rimani qua. Sì, Esatto. sì, sì, E all'epoca non lo esatto. facevano questa serie, quindi non mi è venuto in mente quello, però mi è venuta in mente una frase simile che mi disse un amico mio, esattamente il giorno prima, perché quando dico le persone giuste al momento giusto, che Mhm. in giorni, forse settimane che precedevano quel gesto di crisi, di confronti, la tabellina, i plus e i minus, se vado lo faccio o non lo faccio, ho preso, mi ha portato davanti allo specchio e ho fatto, questa è l'unica persona a cui devi rendere conto, sei felice? Io gli ho fatto, no, allora vai. Allora vai, è la decisione giusta e poi dopo le cose vengono. Alla fine io ho pensato, io preferisco, la vita è questa, a volte ci dimentichiamo che abbiamo un tempo limitato. Mhm. Ci dimentichiamo che fra 20, 30, 40 anni, forse meno perché meno fortunati, se vogliamo così, non ci stiamo più. Come vogliamo arrivare alla fine? Guardandoci indietro, pensando che abbiamo fatto una vita, sì, magari bella, esattamente costruita, programmata e socialmente riconoscibile, ma con qualcosa che... Esatto, Oppure vogliamo provare a rischiare di essere felici? Perché forse è quella la più grande paura che abbiamo. sono Al di là d'accordo. di Dio in questo senso, in questo campo, abbiamo paura che si possa essere veramente felici perché il prezzo per quella felicità non siamo disposti né abituati né allenati a pagarlo. Sono d'accordo, infatti è molto interessante tutto quello che dice ed è interessante questa intervista perché io tra l'altro ho scritto un libro proprio su questo, praticamente sul successo, ridefinendo un attimo il successo perché il mondo te lo vende come tipo hai successo se ottieni questo, poi una volta che hai ottenuto questo, tipo ok adesso devo ottenere questo per continuare ad ottenere questo standard, no? Ma in realtà il successo è diventare chi Dio ti ha creato per essere, no? Quindi ovviamente passare quel processo degli israeliti però non è facile. Ma guarda, mi hai fatto venire in mente, io sono. E poi noi Esatto. passiamo la vita a costruire quello che io faccio o che io ho. Mhm. Ma il io sono se lo dimentichiamo completamente. Esatto, No? Quindi l'essere che siamo, a immagine e somiglianza di Dio, quello ha delle regole, esatto. Anche ha, perché de- non siamo ha qui le per sue, sempre. questo schema ha le sue regole che funzionano benissimo, molto più di quanto immaginiamo. Le nostre regole ci dicono che il lavoro deve essere fatto in un certo modo, che dobbiamo faticare in un certo modo, che dobbiamo comportarci nel mondo in un certo modo, in base a quello che facciamo e a quello che abbiamo. Mhm. E Mhm. già qui da un'analisi un po' più attenta, anche solo mentale, senza arrivare a un discorso di cuore, riusciamo a capire che le cose non stanno in piedi. No, sono Poi è chiaro d'accordo. che il passaggio lo fai io perché, cioè, se io decido di andare a vivere con una persona, o mi fido Mhm. senza conoscerla, o la conosco, ma a un certo punto mi devo fidare, Sì, perché il rischio ci sarà perché sempre, non ce non lo l'hai. potrai mai sapere. Esatto, quindi vale anche con Dio. Noi possiamo metterci dietro un tavolino, su una Mhm. sedia e dire
non lo conosco, ed è legittimo perché oggi pochissimi hanno avuto la capacità, la fortuna, la possibilità di conoscere Dio attraverso Mhm. la Bibbia, attraverso altri modi, ma comunque poche persone, ma moltissimi stanno lì e dicono non lo conosco, anche neanche dicono non lo conosco, dicono non esiste, Esatto. non c'è, è cattivo perché? Non è così, ma basterebbe vederlo, cioè se Dio ci fosse io non soffrirei in questo modo, ma se Gesù Cristo per primo È quello che ha ha sofferto e noi fatto dobbiamo quello, Dio seguirlo. dove stava in quel momento quando vedeva suo figlio primogenito soffrire in quel modo? Significa che lo Esatto. schema che noi dobbiamo imparare a vedere è che purtroppo a volte prevede che noi moriamo in qualcosa Mhm. e un altro. Esatto, e questo è molto interessante perché nel mio libro io ho studiato molto tipo personal development, tutti i coaches che parlano di questo e anche loro hanno capito che per trasformare, per ottenere determinate cose, adesso loro lo fanno in chiave faccio questo per ottenere questo, però anche loro hanno capito che devono passare attraverso un processo di sofferenza. Infatti se ti vai a vedere le testimonianze di tutte le persone più famose al mondo, Steve Harvey, qualsiasi sia la persona, gli attori, tutti hanno passato per un periodo dove non avevano nulla, oppure qualcuno li ha traditi, gli è successo qualcosa e Tutto. quindi hanno dovuto passare un Ma se ci processo. pensi, in tutti i campi è così. Sì, sì, Oggi è si sta sempre così. sviluppando la cultura che bisogna avere tutto subito e facilmente. Esatto, per i social pure, no? Ma in qualunque campo tu pensi che per mettere in piedi questa roba che Sì, sì, è è stata una fatica umanamente enorme, improba. ci ho messo 5 giorni. No, Pensi che lo sapevo fare? Pensi che non ho avuto tanti momenti in cui potevo mollare? Che non ho esatto. dovuto faticare? Virgola. Per andare in palestra, pensi che non devi faticare per avere un Esatto. certo risultato? Per essere in forma fisica, quindi magari semplicemente a dieta. Sì. Pensi che non devi faticare? Tutto ha un Se non vuoi costo, laurearti, tutto ha un pensi... costo. Cioè, noi però questo lo applichiamo, e neanche benissimo, a tutto ciò che è umano, Mhm, ma proprio lo disconosciamo dal punto di vista spirituale, mhm. pensando che comprendere la logica di Dio sia una questione impossibile perché prevede che noi soffriamo. Secondo me ci sta tu. Io ho raggiunto, ci sono stati dei momenti in cui, nei momenti in cui venivo tradito, e queste sono le cose bellissime di un percorso del genere, perché ecco, su molte cose io devo veramente, sto ancora, come diciamo prima, in una fase di assoluta guarigione, Mhm. ma in piccole cose ho potuto vivere dei momenti in cui ho detto, qui non mi tornano i conti. Quella persona mi ha tradito, mi fa del male e io, ve lo posso garantire questo, sono riuscito a pensare è tutto perfetto così. Esatto, perché è come il versetto nella Bibbia che dice tutto coopera bene, Romani Tutto. 8:28, tutto coopera bene In per coloro che questo amano momento Dio. fa del male a me, va bene così. Ma non perché non pensando sì, va bene a volte perché tanto dopo succederà, perché sto imparando che l'ho sentito Mhm. che andava bene così. Non mi ha tolto il dispiacere, la sofferenza del tradimento, della mortificazione, di quella, ma capivo che andava bene così. Nei momenti però in cui magari tu eri più all'inizio, oppure era un momento di totale crisi, cioè tu cosa facevi nel momento in cui dubitavi e dicevi ok, sai che c'è, a questi non li ascolto più, voglio mollare tutto, cioè che cosa facevi? Pregavi, ti mettevi in ginocchio, dicevi Dio Pregavo, dammi tu la grazia? pregavo, assolutamente Mm, pregavo, e sono diventati sempre di più i momenti che preferivo stare da solo, mhm, e non è un caso perché in mezzo a tutto quello che viviamo difficilmente si riesce ad ascoltare bene. mhm. Ho imparato, io sono una persona che pensa tanto, questo è un limite notevole. Quando ci siamo visti un paio di mesi fa, se ti ricordi, ti dissi non lo so, io posso essere forse un buon soldatino perché Sì, sono capace a prendere quella cosa che sento e a farla, ma non sono uno tanto capace a libero dalla mia mente da poter essere in costante o in continuo ascolto, di diciamo, no? Dio. Mhm. Spirituale, mettiamolo in questo modo. Riconosco di avere questo limite su cui ti vorrei dire che vorrei lavorare, ma non dipende totalmente da me, dipende Mhm. anche dalla grazia di Dio, tante cose. Però effettivamente in alcuni momenti ho avuto proprio
l'aiuto che mi serviva, a volte assolutamente eh, strano, Mhm. proprio provvidenziale da un punto di vista economico. Io per esempio ci sono stati momenti in cui, ecco, quando ho fatto quest'ultimo passo, sono stato 7-8 anni a Roma, avevo un locale dove accoglievo persone di strada. Aspetta, questo era dopo che tu hai preso la decisione, tu hai aperto questo locale, Dopo che ho giusto per preso la dare decisione, contesto a allora loro. sì, dopo che ho preso la decisione, è stato nel 2011, Mhm. ovviamente non l'ho presa così, ci pensavo già da tanto tempo, però ho fatto 2 anni di volontariato in cui Ok, ho detto voglio capire che cosa porta un ragazzo di 37 anni a mollare tutto. ok. Eh, Varie cose in ospedale, in Questo era associazioni. durante il tuo lavoro, No, mentre no, no, lavoravi subito dopo. subito Io ho dopo, lasciato. ok. Sì, è come quando capisci che una donna non è per te, non è? Mhm, È inutile che la tieni e provi a andare a vedere che succede. mhm. Se lo capisci, tagli Tagli, e poi devi vedere che succede. esatto. Quindi tu hai Quindi tagliato coraggio, tutto netto. esatto, ho Ah, detto ok. no, non va bene, non è quello che mi cade di dire, tagliamo. A parte sì, gestire la sorpresa, per dire un eufemismo, dei miei genitori, dei miei fratelli, di tutte le persone amiche che non hanno ovviamente capito. E tu, questo, allora, la cosa più difficile per me è stata, cioè, non solo seguire Cristo, dico ok, prendo la decisione di seguire Cristo, ma nel momento in cui tu lo fai, diventi quasi strano alle Sì, persone che ti sì, stanno sì, intorno. sì. Molte persone che sono anche cristiane, cattolico, protestante, ortodosso, che vanno in chiesa, non hanno totalmente dedicato la loro vita a Dio, cioè sanno che Dio li sta chiamando a fare un passo, però poi magari il giudizio di quello che pensa mamma, papà, zio, nonno, Io come lo affronti? lo capisco bene, Eh, siamo uomini tutti quanti, umani più che uomini tutti quanti, quindi so che vuol dire sentirsi il peso e molti non sono aiutati. Io per esempio ho avuto la fortuna di avere due genitori di cui una mamma e mamma, quindi mamma che fai? Ma sei sicuro? E sì, così per 1 o 2 anni. Papà, che secondo me papà è spiritualmente molto avanti, Ah, mi ha guardato e mi ha detto, non ho capito, ma mi fido di te. ok, wow, anzi, ti è andata pure bene, è E andata lì bene. io sono stato molto Sì, fortunato. Poi a cominciare dai fratelli, dagli altri, in maniera più o meno importante, mi hanno manifestato chi dubbio, mhm. chi sarcasmo, Molto chi sarcasmo, io ho sperimentato sì, molto chi sarcasmo. incredulità. E sai a me cosa mi ha salvato in parte? Che io non sono una persona che fa le cose distinto. Mhm, Questo è un pregio e un difetto, dipende appunto da dove lo applichi. Nel percorso spirituale, per esempio, è un difetto perché essere molto razionali non ti apre completamente allo spirito, mhm. ma essere molto razionali quando prendi certe decisioni e poi le fai, dà titolo alle persone che ti guardano e che ti conoscono e dire, vabbè, ma mica è uno Vabbè, c'è un scemo, motivo per cui cioè lo sta avrà fatto un 2 facendo. più 2, no? Mhm, Avrà fatto delle considerazioni. Ora, il punto è che io avevo fatto veramente delle considerazioni, però poi dove il Signore ti vuole portare e il tempo che avanza, perché 1, 2, 3, 5, 10, 15 anni, poi tutte le considerazioni che fai all'inizio non contano molto. certo. Quindi di fatto ho avuto sicuramente il momento in cui non ho trovato conforto, non tanto in persone che mi dicevano sì, se te la senti vai, ma persone che mi dicevano sì, ti capisco, Mhm, fai bene, perché seguire Gesù, ripeto, è qualcosa che richiede uno sforzo mhm. che molti, anche cristiani, non Non siamo lo intenzionati a fanno. fare. Anche guide, anche... io ho notato questa cosa che, allora, per me prendere determinate decisioni era molto difficile anche perché non avevo quell'appoggio non solo dalle persone che mi circondavano, quindi non cristiane, ma anche dai cristiani, perché molti cristiani magari non vanno oltre andare in chiesa o fare delle cose in maniera più superficiale, cioè non danno tutta la loro vita a Cristo. Quindi quando vedono che tu rischi determinate cose, cioè molli il lavoro e non hai le certezze, no? Poi alla fine loro dicono aspetta, però non hai le Diventi certezze, scomodo, eh? diventi Molte diventi persone scomodo. mi attaccavano e ancora adesso poi, perché semplicemente gli faccio vedere qualcosa che loro non farebbero mai Bravissimo, e che sono riuscito a fare. Cioè, sono riuscito nel senso, mi sono riuscito a fidare. Questo esatto. non significa che io sono più bravo, perché poi il paradosso sta che più segui Gesù, più lui mette a nudo la tua
povertà, Wow. perché è su quella che lui agisce. Lui non può agire quando tu ti senti pieno di te, lì non può agire. Ma se ti mette a nudo la povertà, non solo te la guarisce nei tempi che ci vogliono, ma può agire. Io Esatto. dico sempre che noi dobbiamo arrivare ad essere dei canali vuoti, più vuoti possibili, perché lì lui passa in qualunque cosa noi decidiamo di fare. Quindi di fatto si tratta solo di avere quella follia, quel coraggio, chiamalo come vuoi, di dire ok, lo faccio. Io ci ho pregato un sacco di volte. Ti prego, dammi questa Tu forza, questa e tu grazia. sai che che viene dallo Spirito Santo, perché quando io ho lasciato il lavoro, veramente io riconosco che è stato un gesto importante. Mhm, Qualche tempo dopo pensavo, beh, avendo fatto quello, posso fare tutto. E mhm. mi ricordo per esempio quando ho comprato questo posto, che non Eh, avevo praticamente niente da parte e dovevo mantenere poi persone su persone, spendere migliaia di euro e spenderci centinaia di migliaia di euro. perché qui vivevano tipo quante persone? Tipo 12 Siamo arrivati a persone. 12 persone A che 12 persone è mantenevo. un casale, c'erano 12 persone qui dentro con tutti i tipi di problemi possibili e Eh, immaginabili che abitavano ma qui prima ancora l'ho dentro. dovuto mettere a posto sto posto, quindi ci ho speso Esatto. centinaia di migliaia di euro che non avevo. È chiaro che in quel momento dici, oh, ti devi fidare. Mhm. Ti devi fidare, è chiaro ti vengono tutti quanti i dubbi, no? E pensavo, beh, ho già lasciato il lavoro, figurati, potevo fare A. Quando mi sono trovato davanti a questa scelta, io ho avuto un sacco di dubbi, perché umanamente gli esami non finiscono mai, anzi c'è fondamentalmente una scaletta per cui lo Spirito Santo ti porta a mettere sempre qualcosa in più sul piatto, Mhm. perché tu cresci spiritualmente. Quindi il fatto che Gesù in qualche modo ti prende, ti affina, ti pulisce, ti costruisce, quindi quello che ti chiede un pezzetto alla volta è sempre qualcosa in più. Quindi tu facevi praticamente giorno per giorno, tipo magari non avevi, non sapevi come saresti arrivato a fine mese, ti è mai capitato, immagino. Certo. E tu in quei casi, cioè, che cosa hai fatto? Hai semplicemente pregato, ti sei fidato? Perché quella è la mia paura molte volte, che dico, ok, Guarda, io non so quello che faccio tra 10 giorni, no? io ti confesso che anche questo, la preghiera è un carisma che ho relativamente. Io Mhm, prego tutti i giorni, da cristiano faccio il rosario, ok, ovviamente leggo anche la Bibbia e quindi il Vangelo, ehm, però so che ci sono persone, tu per esempio lo so, che preghi sì, tanto e sì, sì, molto sì, più di sì, quanto faccio io. Ognuno credo abbia dei propri carismi o delle proprie attitudini particolari, assolutamente. ma se devo dirti la verità, su due cose io non ho mai avuto dubbi in questi anni. Uno, economicamente Dio provvede, Mhm. e quindi non è che ci pregavo, Cioè diciamo che lo lui, sapevo. e lui non ti ha mai abbandonato, cioè tu ogni volta Se vuoi ti arrivavi. racconto, Bravo, vi racconto racconta un due po', cose, sì, sì, sì. però uno che economicamente non ci doveva pensare lui. Ok. Fatti chiari, amicizia Ok. lunga. Io ti vengo a servire, tu devi mantenere. No, Sì, veramente. così, così. E le persone da aiutare. Mm. Io non ho mai cercato nessuno. Non ho mai fatto annunci, non ho mai Wow. pubblicizzato quello che facevo, non ho mai detto a persone di pubblicizzare perché avevo bisogno di soldi o perché avevo bisogno di persone, volevo aiutare persone. Arrivavano sempre in modi più o meno Assurdi. assurdi, o soldi o persone. Su quello io non mi sono mai preoccupato. Mi sono preoccupato in questi anni, perché ho le mie povertà, come tutti, di se ero o meno all'altezza, se ero o meno pronto, se ero o Mhm. meno pulito, Ok. se ero o meno una persona che stava imparando qualcosa, se stavo facendo la volontà di Dio o no, se mi stavo... Questa è stata ed è continuamente la mia preoccupazione. E Mhm. sbaglio, però è la mia umanità, in cui ogni volta che starò facendo bene sono abbastanza aperto, sto dicendo di sì, Mhm. anche quando mi rendo conto che ci sono dei problemi, sto dicendo di sì e il mio sì è pieno perché sinceramente so che c'è una crescita continua, non Certo. siamo mai arrivati, però dal punto di vista dei soldi delle persone mai.
Mi è successa una cosa particolare che io già ti raccontavo, se Mhm. vuoi la condivido. Sì, che era di affari tuoi? Anche sì, Eh, mi è successo che quando appunto nel passaggio da Roma a questo posto, quindi da un locale su strada in cui accoglievo le persone, facevamo pasti, docce piuttosto che momenti insieme con persone che vivevano per strada. e tu li accoglievi così, cioè loro venivano e tu Sì, li sì, sì, accoglievi, li ok, accoglievo e stavamo insieme poi ad altri volontari ovviamente che si sono uniti, eccetera. ok. Poi con il Covid ho dovuto interrompere quell'attività e ho comprato questo casale abbandonato in un posto dove siamo adesso. E quindi ci ho dovuto lavorare, rinnovarlo, eccetera, eccetera, perché è stato un costo di tempo e di denaro importante. Cioè, hai lavorato ovviamente tu un po' sul casale, cioè da una parte l'aveva messa a posto la ditta, però poi dall'altra parte un Esattamente, poi ho avuto la anno. fortuna che Ah, sì, ci sono stati due o tre aspetti provvidenziali, uno zio che è ricomparso così dal ecco, nulla e che mi ha seguito in questi 6-7 anni. Anzi, fate una preghiera per lui perché sta in ospedale con un tumore assolutamente. adesso. Però di fatto ho cominciato con questo locale a Roma, ma avevo in mente di fare questo posto. L'avevo in mente fin dall'inizio, a dire la verità. Quando ho lasciato il lavoro io volevo fare questo posto. Pensate. Solo che mi sono fidato della persona sbagliata, che per qualche mese ho ospitato a casa, gli ho dato tutto quello che potevo. Alla fine lui mi ha rubato i soldi che avevo, No. mi ha negato i suoi ovviamente, si è scappato. Io mi sono ritrovato che questo progetto non ho potuto più farlo. Per quello ho cominciato con quell'accoglienza Quella cosa del locale a giornaliera in un Roma. locale dove le persone venivano, Ok. stavano durante il giorno e se ne andavano. Ma l'idea di questo posto mi è rimasta. Quindi nel 2015-16 sono andato a giocare a un programma televisivo che non so se loro lo conoscono, ma comunque in Italia si chiama Affari Tuoi, Mhm. con questa precisa intenzione. A me servono i soldi per comprare un posto che poi posso utilizzare per questa comunità. Aspetta, glielo voglio un attimo spiegare. This is very interesting, guys, because like he went on a TV program in Italy, and out of this TV program, you can win a lot of money. So he was like, okay, I want to buy a big place where I can host people and where I can help people. But initially, he had like a person, a coworker, who wanted to do the activity with him, but then he stole his money. E quindi è anche interessante capire, secondo me, come a volte noi abbiamo subito l'obiettivo, la visione in mente, Ma Gesù ti però poi dice, ti va a fare tutto il processo. esattamente perché Sì. l'obiettivo di Gesù era molto chiaro. Prima di avere a che fare con la sofferenza, fermo, fai Tu la sofferenza, cioè passaci te. no, la gavetta, no? La Eh, cosiddetta gavetta. Impara che vuol dire piano piano avere a che fare con la sofferenza e poi, se sei fedele, il che significa se è roba tua, se è una cosa tua e mhm, la vuoi, facciamo un passo in più. mhm. Difatti è andato in questo modo. Io sono andato a questo programma televisivo, ho vinto, posso dire la cifra, Certo, assolutamente, ho mettiamo anche il vinto, video. sì, vabbè, ho vinto 150.000 euro, con le tasse poi sono diventati 100.000. E quando è venuto il Covid, quindi nel 2019, io mi sono cominciato a muovere per trovare un posto dove potevo sviluppare questo Mm. progetto. Ho trovato questo posto, l'ho pagato 100.000 euro e da lì poi sono arrivati tutti i soldi per la ristrutturazione, ne ho spesi diverse centinaia anche dopo e tutto quello che ne è venuto fino a, adesso sono 6 anni, 7 anni. Per cui da un punto di vista, mi ricordo quando dovevo comprarlo, per esempio, questo posto, Mhm. che anch'io, cioè io ci parlo con Gesù, cioè glielo dico da figlio, dico, senti, noi dobbiamo fare qualcosa, però io devo comprare questo posto e io non ho i soldi. Ah, quindi tu gliel'hai detto così, cioè tu prima hai visto questo posto Sì, che era in vendita, sì, poi hai detto ok, io non ho i soldi per comprare questo posto, sì. ok, quindi No, testimonianza allora, pazzesca c'avevo i soldi per comprarlo perché erano quelli di che avevo affari vinto, tuoi, ok, però per metterci le mani servivano centinaia di migliaia di euro, per ristrutturarlo, più certo. quello, più quelli per mantenerci le persone, perché non era un'attività imprenditoriale. Mhm. Quindi era una cosa in cui tu dovevi scommettere che avresti avuto decine e decine di migliaia di euro Di ogni anno entrate. senza nessun tipo di progetto O di imprenditoriale. lavoro. Ok, aspetta, no, glielo voglio dire un attimo. Because, okay, guys, so this is insane because this is not just like a testimony of provision.
because he literally bought this place. Okay, he went on the TV program, won 100,000 euros, and he bought the place, but then he had to renovate it because this was like in really bad condition. Okay, and then on top of it, he wasn't working. So this isn't just like, okay, I have this place and it's going to become a bakery, and from the bakery I'm going to make money to pay everything back. Like, he had to trust God for 100,000 euros to buy the place, and God provided. And then he had to trust God with all the renovation, and then with all the money of how do I live in this place while hosting all of these people. So it's insane, like the provision that God did step by step, because obviously there were times where he was like, I don't know how I'm going to get to the end of the month. But then God provided faithfully as he took the steps. So it wasn't like God gave him €1,000,000 instantly. It was like step by step, giusto? Assolutamente Ok. sì. E la cosa interessante è stata appunto che da essere umano non è che ti fidi della provvidenza subito, anche se ci hai avuto tante manifestazioni, io ci ho avute Eccomi. tante, Sì, sei lo essere so. umano, quindi io Eh, oggi dopo 15 anni io dovrei andare così, liscio, perché ho esatto. visto tante cose della presenza di Gesù, di E Dio. invece dubiti. È chiaro perché sono umano e lui lo capisce e quindi mi perdona. Però prima di comprarlo comunque ho fatto, allora, Gesù, ascolta. Se Sì, c'è, sì, significa sì. che mi ascolta. Sì. Mi devi fare capire se è roba tua. Mi devi far capire se questo progetto va bene, perché io ci sto mettendo tutto. Cioè il passaggio di lasciare il lavoro, ok, ma mo io sto spendendo tutto quello che potrei tenere per me perché sono disoccupato. Esatto. Cioè io non guadagno più da 15 anni, non ho lavoro Mhm. da 15 anni, quindi avrei potuto tenerli per me. E tu potevi servire in un altro E modo, potevo tra se però ho l'altro. detto io ti metto pure questa roba addosso, cioè ti metto anche questa cosa a Sì. disposizione, compro questo posto, ma mi fai capire se tu provvedi? E qua è quasi divertente, Eh. perché una settimana, 10 giorni dopo, da una parte del nord Italia, da Mm. Genova, mi è arrivata una donazione di migliaia di euro Uh. da una persona che neanche conosco. Perché? Perché qualche mese prima io avevo parlato di questo progetto in una vacanza in Grecia Mhm. ad una ragazza che lavorava a Milano e lavorava in banca, che ha parlato del mio progetto ad una sua cliente molto facoltosa, la Ok. quale, colpita diciamo da tutta la storia eccetera, mi ha bonificato questi soldi. Ma Io quando li pensate. ho guardati ho fatto, "Mm, ok, possiamo andare." Cioè, era una somma Sì, sostanziosa. sì, sì, Ah, sì, ok, quasi ok. 10.000 euro più o meno. Ammazza. Che è importante come cosa perché io non, è una somma che io avevo visto in un anno, ogni anno più o meno era quello che facevo di donazioni, eccetera. Quindi vederli in una sola volta ho capito che si stava alzando la posta, no? Che si stava facendo un passo diverso. Piano piano provvedeva sempre di più. Esatto. E Ok, da quel wow. momento in poi, a dirti la verità, è vero, non ti dà tanto subito, ma ti dà sempre quello che ti è necessario, Per mese dopo vivere. mese, anno dopo anno, per vivere. Ora sono passati 6 anni, non solo sto continuando a fare, te l'ho fatti vedere prima, interventi che a livello di pianta, a livello Sì, di sì, sì. orto e varie cose, a livello anche sull'edificio, sulla parte esterna, che significano soldi, Mhm. ma ovviamente le persone che vengono, le persone, soprattutto quelle un po' più malandate, che sono venute fino a un annetto fa, quelle sono riuscite a mantenerle. Certo. Quindi Certo. in questi 6-7 anni non è mai cambiato niente, non è mai mancato niente. E quindi questo mi aiuta a pensare che, mi aiuta a pensare perché domani dovrebbe essere diverso? Certo. Perché fra un anno dovrebbe essere diverso? Cioè io capisco un anno dopo la mia scelta di lasciare il lavoro. Allora, ok, è passato solo un anno, mo siamo tutti contenti, c'hai qualche soldo da parte, aspetta, 2 anni, lo capisco. Ma dopo 5, 10, 15, se due indizi fanno una prova, Sì. e io su quello lo posso testimoniare. Mhm. Io posso testimoniare che la provvidenza di Dio esiste e secondo me sarebbe esistita anche molto di più Mhm. se io fossi stato più aperto di quanto lo sono stato. Ma Ok. questa è una cosa mia. So che ho ricevuto tanto e so che la mia umanità è tanta, quindi Mhm. tranquillizzo tutti, non bisogna essere speciali per fare una cosa del Certo. genere.
abbiamo condiviso stamattina quando sei arrivata un po' delle mie debolezze e delle mie fragilità, anche delle mie ferite. Ce l'hanno tutti. Assolutamente sì. Non Non bisogna, devi essere perfetto per fare quel passo, bisogna no? uscire dall'idea che tu segui Gesù perché sei bravo. Segui Gesù perché sei il primo povero che deve essere guarito. Dopodiché chi vuole unirsi, benvenuti. Facciamo questo percorso insieme, nel rispetto di alcuni ruoli, nel rispetto di tante cose, ma siamo i primi che dobbiamo essere. Io mi sono sentito scelto, sì, ma non perché ero particolarmente bravo, perché ero particolarmente aperto. Perché ha detto di sì, cioè alla fine è quella la Solo cosa. questo. Le persone scelte sono le persone che alla fine dicono di sì. Dicono di sì Eh, e sul quale Dio sa che può lavorare, esatto, perché Dio ti guarda in base a come sa che puoi diventare, non in base a come sa bravissimo, che sei. bravissimo. E io di fatto in tante cose sono cambiato, alcune me l'ha proprio tirate fuori con fatica perché io non volevo lasciarle andare, altre naturalmente con il tempo stanno, e altre cambieranno perché adesso c'è bisogno nei tempi soprattutto che ci aspettano di ancora più apertura, Certo, perché seguire Gesù oggi e in futuro significherà avere degli occhi verso la sofferenza, verso ciò che succederà, verso le persone assolutamente diversi, perché sennò saremo inghiottiti dal giudizio e dal dolore assolutamente, e questo assolutamente. non ci aiuterà. Non ci aiuterà. Sono d'accordo. E una domanda che mi viene in mente anche per il mio processo personale, cioè quando io ho detto di sì a Dio, dove ho detto ok, sto uscendo da quel sistema e piano piano sto, tra virgolette, tagliando il cordone ombelicale con il sistema che prima non funzionava, Mhm. no? Però poi ogni volta, quando c'è un'incertezza e dico ok, ho 30 euro sul conto corrente, Dio provvede questo mese e ho l'affitto da pagare, ci sono delle volte dove io mi sono messa in camera e ho iniziato a piangere disperata, dove mi sentivo abbandonata, dove dicevo, vedi Dio, Dio non c'è, adesso devo fare io, no? Il controllo e il bisogno di sempre avere tutto sotto controllo, Questo è no? naturale, è quello che deve essere smontato, ma che... E tu l'hai passato questo processo, Ma cioè, e come io, hai fatto in sì, quei momenti a non tornare in Egitto? Perché ci sono state un sacco di volte dove Dio mi diceva, oh, fidati, guarda che io provvedo, eh. E poi però veramente mi trovavo 30 euro sul conto corrente, avevo paura e tornavo a chiedere ai vecchi sistemi, alle ci sono vecchie... tante cose che io ho dovuto affrontare che per esempio forse non conosciamo di noi, no? Mhm. Io avevo 37 anni, ero una persona in gamba, sapevo fare il mio lavoro, sapevo fare tante cose e guadagnavo bene. Io non avrei mai accettato aiuto da qualcuno. Lì te le smonta Quanto, l'orgoglio. quanto è Va profonda via. questa cosa? Noi non lo sappiamo. Eh. Quindi anche accettare i 50 euro dalla signora anziana per me era Lo so. grazie, ti voglio bene, Gesù. Sì, ma dentro di me era Io non devo voglio essere essere quella capace persona. di... Io ho dovuto accettare che questi 15 anni, perché Dio ha voluto così, perché Dio se ne frega del tuo orgoglio. È Dio ti vero. dice, non hai quella fonte di reddito? Bene, ti faccio vivere i tuoi genitori e ti prendi qualche centinaio d'euro che loro ti vogliono regalare ogni mese. Mhm, È mhm. socialmente nobile? No. La No, gente direbbe se che mi è un sei un figlio di fallito. papà, sì, 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 E invece è semplicemente dire non mi interessa, tu devi fare questo e loro stanno lì per questo, cioè per aiutare te. Se ci esatto. metti di mezzo l'orgoglio, la loro funzione che ha progettato per te e darti sostegno in cui... Mm. Quindi il punto è, non ti vengono i 30 euro. Che devi vedere? Eh, Perché no? Perché alla fine è tutta roba nostra. Il flusso che non viene o le cose brutte che ci vengono, se riusciamo a comprendere che è tutto perché noi ci abbiamo delle resistenze, non perché lì fuori non è tutto a disposizione, eh, è tutto a disposizione. È che non siamo abbastanza liberi da qualcosa per poterlo ricevere. da E questa è una quell'identità. cosa che ti dico in parte, in piccola parte sull'esperienza, in grandissima parte ancora sulla teoria, sull'accademia, perché l'ho capita qua, ma la devo e la sto sperimentando in termini un po' più ampi. Mhm, Perché sull'esperienza quello che ti ho raccontato e tante altre piccole cose è la verità, te la posso raccontare. mhm. Ma so che è un vaso di Pandora, cioè quando ti apri veramente alla certezza
che Dio provvede, ma tu devi essere Perché sennò libero, magari la fonte di provvidenza che ti arriva tu non l'accetti non se non sei l'accetti, limpido. non l'accetti. È quello. E questo significa i 50 euro come i milioni di euro. Cioè ci sono Esatto. persone che hanno progetti e fanno progetti enormi, spesso perché, e qui nella tradizione cristiana ci sono tanti santi che hanno avuto delle, e sono santi spesso per quello. A volte la Chiesa è vero, ha fatto santi un po' così, ma alcuni sono veramente degni di nota Mhm. perché hanno avuto delle esperienze, c'era una certa madre speranza, di provvidenza in cui quello che venite, venite, ma non c'è da mangiare, venite, venite, e poi ti Venite. trovavi la minestra che Se si duplicava. Sì, duplicava. sì. Io la guardo a volte queste esperienze, le ascolto, le vedo in un video e dico, cavolo, avercela questa fede. Io Esatto. sento di non averla ancora. Quindi, per carità di Dio, andiamo bene così. Mhm. Tanto tutto ciò che facciamo in più è Mhm. grazia di Dio. Amen. Ma saperlo vedere è fondamentale, Mhm. perché se tu non lo sai vedere, ma pensi che ancora devi essere in credito con qualcuno, con qualcosa o col mondo, e ti arrabbi perché questo mondo non te lo dà, allora stiamo ancora molto lontani. Amen. Infatti, sai che c'è? È che personalmente ho visto quanto la mia identità fosse attaccata a tutto uno stile di vita in cui sono cresciuta, no? Sono cresciuta comunque bene, la mia famiglia stava bene, ero abituata a certi comfort, quindi quando Dio ti chiama a lasciare un sistema di provvidenza che però magari ha dei lacci, ti lega, viene Sì, sì. con sensi di, non lo so, di obbligo nei confronti di alcune persone, oppure no, devi stare tutto il giorno attaccata davanti al computer per poter ricevere quei soldi. Alla fine poi è veramente difficile lasciare l'identità di quella che si può permettere questo, quello, quell'altro e di farsi vedere a nudo così e dire ok, Esatto. ho bisogno di aiuto, se no io non arrivo a fine Infatti, mese. mo mi ci fai pensare. Mhm. Ci vuole un giorno per uscire dall'Egitto, Eh, ma 40 anni per togliere l'Egitto dal L'Egitto. cuore degli ebrei. E dalla loro mente, mamma mia. Sì, Perché questi 40 anni sì. stanno nel deserto? Allora Dio è cattivo che ti fa uscire dalla schiavitù, ti fa Mhm. morire delle persone nel deserto prima di arrivare alla terra promessa. Esatto. Lo fa perché l'attaccamento a quell'identità, a morire, ci vuole. Ci È vuole. che è lì che matura la fiducia. Ed Mhm. è, può essere anche previsto, io con una battuta lo dicevo spesso, se domani non c'ho più niente, ho fatto una scelta sbagliata, o accolgo persone significa che mi accoglierò pure a me. Esatto. Sì, no. Che devo fare? Era una Sì, battuta, sì, sì, sì. mi auguro non succeda, Sì. però perché devo pensare che io sarò esente da momenti veramente difficili in cui sembra che il Dio non risponde? Eh. Mm. La fiducia non è qualcosa che noi possiamo misurare in base, oh, ti ho chiamato, mi sono fidato, mo tu mi devi da questo. No, lui fa come gli pare. Lui fa come gli pare, esatto, è quello, è Perché di quello. fatto lui sa di che cosa hai bisogno. Quindi i contratti con Dio non funzionano. Mi fido? Mi fido. Vuol dire che andrà tutto bene? No. Che vuol dire? Vuol dire che qualcuno mi farà del male? Può darsi. Vuol dire che proverò la povertà, che non saprò chi sbatte e dovrò andare a chiedere con l'orgoglio sotto i piedi 50 centesimi a mio padre con cui non mi parlo da 20 anni? Può Mhm, darsi. mhm, mhm. Può darsi che tutto stava esattamente lì, che Esatto, tu sì. tornavi da tuo padre a sbloccare quella situazione. Non lo sappiamo. È vero, bisogna essere arresi, è Non quella lo la sappiamo. cosa. Ed è la cosa più difficile. È come quando tu vai in macchina. Quando tu vai in macchina e guidi, tu sei il conducente, ti prendi la responsabilità di capire dove vai ad andare, ma anche la libertà di decidere dove. Mhm, Ma la responsabilità è forte. Se sbagli strada, poi è con te che te la prendi. eh. Un altro caso invece se vai sul lato del conducente, dove non puoi fare quello che vuoi, ti devi fidare di chi sta Di chi guidando, sta guidando, ma c'è una cosa buona, puoi dormire, esatto, puoi goderti il panorama. Quindi il esatto. punto è la fiducia che tu dai è compensata dalla possibilità di rilassarti. Per arrivare a quello stato di fiducia e di rilassamento, devi capire chi metti alla guida, Mhm. conoscere la persona che metti alla guida, in questo caso Dio, e poi a un certo punto, visto che non c'hai tempo di conoscerlo abbastanza, Eh, fidarti.
Dove vai? Da quella strada vai, ma io sarei andato da quella. No, ma lì ci sono i lupi, ma lì no, ma quella cosa no. Infatti è un push and pull interiore costante, io lo sto vivendo adesso, Esatto. cioè anche io Quindi quando ero in Puglia l'ho vissuto costantemente che dicevo ok, cosa faccio adesso, cosa faccio adesso, tipo Dio cosa... E tipo era un costante push and pull e poi dopo però lui alla fine allineava tutto, ci allineava... sono momenti in cui Dio ti dà assolutamente il cosiddetto cioccolatino per dirti tranquillo ci sono. Esatto, bravo, Ma non esatto, illudiamoci, la vita in questo mondo è una vita fatta di crescita spirituale, il che esatto. vuol dire di perdita umana. Perdita umana significa che affronteremo momenti di difficoltà in cui emotivamente, psicologicamente o fisicamente perderemo delle cose. Mhm, mhm. Farlo con Gesù c'ha senso. Farlo senza Gesù, perché si fa uguale guarda al mondo di Sì, oggi, sì, tanto... comincia a non avere senso. Allora, invece di arrivare all'ultimo momento o a un momento in cui viviamo le stesse cose, ma ci aggrappiamo alla Bibbia come la panacea di tutti i mali, oddio Signore salvami, Mhm, non funziona. La fede non mhm. è quella da bancarella, è come di Esatto. come vai a fidarti ad una persona che non hai mai frequentato. Certo. Ovviamente questo non vuol dire che ti spettano solo croci, perché Dio No, ovviamente è un padre, quindi comunque ti dà delle cose e io personalmente facendo questo percorso è stato difficilissimo perché mi è costato in amicizie, in orgoglio che ho dovuto smontare, ferite che ho dovuto affrontare, però allo stesso tempo, anche se esternamente ancora non ho quello che vorrei, ho una pace interiore, sì. una confidence, Te lo che prima dicevo non prima, no? avevo. Quella gioia profonda, io Bravissimo, ce l'ho sempre. esatto, È esatto, quella che ti dice se stai facendo veramente un percorso verso Dio o stai facendo un percorso verso di te. esatto. È difficile a volte vederlo. Se senti quella gioia, anche quando senti di avere la croce addosso, allora Bravissimo. Ti va faccio bene. le ultime due domande. Lo rifaresti ancora? Sì, Ok, sì. assolutamente. E poi, Ma sì, ma che non c'è proprio e discussione. cosa diresti a una persona che in questo momento magari non ha più nulla, non ha più rapporti, non lo so, con le persone nella sua vita, che sa che Dio lo sta chiamando a fare un passo di fede, però magari è titubante, dice, oddio, Dio provvederà, Dio non provvederà, ci sarà dietro di me, non ci sarà. Cosa secondo te dovrebbe fare in quel momento? Pregare sicuramente, Mhm, sicuramente. E poi circondarsi di persone che siano per lui un buon esempio in questo, ok, nella fiducia. ok. Perché è importante, io ho avuto tecnicamente nella Chiesa il padre spirituale, ma almeno una o due persone più di altre nel mondo normale Mhm, in cui sapevo che la mia difficoltà veniva accolta e tradotta nel modo giusto. ok, Quindi venivo spronato, venivo aiutato, venivo consolato, perché quei momenti ci sono. sì, ci sono. È un po' la voce di Dio attraverso alcune persone, Esatto. ok? Qui però io posso solamente dare una testimonianza e dire, mm, nel mio percorso ho visto che effettivamente Dio è degno di fiducia. Mhm, Quindi questo io lo posso testimoniare. Quindi posso solo dire alle persone, ok, aprite il ok. cuore e pensate che Dio possa fare più e meglio di quanto voi pensate. Va bene, magari in questo momento sei proprio tu la voce, cioè non siete qui a casa e magari in questo momento è Stefano, quella voce, quella persona che vi sta spronando e che vi sta dando l'esempio di sì è possibile, se dico di sì a Dio, perché ci sono persone che magari non hanno nemmeno un amico in questo momento e quindi magari siete su YouTube e mi è successo tante volte dove non avevo nemmeno intorno a me persone che avevano preso quelle decisioni e andavo su YouTube e magari mi guardavo una testimonianza di qualcuno e dicevo ok, se l'ha fatto con lui, mi guardavo sempre la testimonianza di Jonathan Rumi, te lo dicevo ieri, ho detto ok Gesù, se l'hai fatto con lui, se l'hai fatto con Jonathan, lo farai anche con me. E quindi magari in questo momento tu sei questa voce per queste persone. Che io Quindi so, certo, grazie certo. mille. Grazie mille. Thank you guys so much. I hope you guys enjoyed it. I hope you managed to dub everything, but I think this is such a strong testimony
And I think that even on YouTube, there's not many people who went through such a long process and uploaded it. So please share this, guys, because you never know who needs to hear this. You never know who's going through a process where they don't have anybody to talk to. They're trying to follow God to do his will, but they just maybe need that one little step, that one voice, that one person that tells them, like, look, go, I did it, and it's possible. So, grazie. Thanks so Prego. much for watching, guys. Make sure to like, subscribe, Ciao. and I'll see you the next time.